I diversi caracini li abbiamo trovato. Io almeno a questo posto qua io non avevo tempo di fare belle foto nella cuvetta perché eravamo lì per il lavoro, non c'era tempo. Io mi sono detto dall'inizio non prendo la cuvetta e non metto tutto questo tempo, ma qui mi sono mangiato il culo perché abbiamo trovato delle caracini che sono così belle. Ho messo un po' di foto che sapete quali pesci sono, che sono veramente pesci bellissimi, come queste popelle. Tutta la diversità si trova in quelli piccoli fiuciattoli. Qui comunque ancora un po' di foto sott'acqua. Si vede almeno 7 pesci qua, ma si vede che sono tanto bene mimetizzate. Sono degli caracini del genere di Caracidium, che sono in alta corrente, vivono. Qui un po' messo il fuoco su. Sono veramente bellissimi pesci, piccoli pesci delicati. Qui anche il festo Brucon che si trova in tante alte densità, a diversissime specie di caracini. Anche quelli che come acquariano non mi è mai piaciuto, ma finché li ho visti in natura sono veramente un pesce interessantissimo. Un gruppo di diversi Nanostomus, che sono anche delle anastomide, che fanno questo modo di nuotare un po' così storto, ma sono veramente così ben mimetizzati, si mettono in questi rametti e davvero a volte non li vedi proprio mai, sono tanto calmi, ma sono super comuni in questi abitati e se li vede un sacco. Questa è un'altra specie, i Nanostomus eques, che hanno una diversa strategia che si mettono alla superficie, ma come si vede bene anche quelli super ben mimetizzati in questi abitati. Qui solo per far vedere che anche in questi piccoli abitati non è così evidente di vedere i pesci. Si vede qua una rinellorecaria e un apistogramma qua, che quasi non si vede. In questi piccoli fiumi delle loricaride che hanno tanto sabbia si vede un sacco di diversi rinellorecaria. Qual è? Melini. Io non sono delle loricaride, non avevo tempo di cercare specie di tutte le cose, ma è bellissimo con questa retrazione, è bellissimo. Anche i classici Ancistrus che si vede negli tronchi, altri pesci di questa famiglia di prima, bellissime specie di tante e tutto quello che si trova veramente negli buchi delle tronchi inondati. Pesci come il doradide, che si vede, sono gli unici pesci gatti che si vede all'aperto anche di giorno a volte, come quello Ambiloras. Un sacco di diversi gamberi, anche questa è una macrobrachium, e evidentemente anche gli apistogramma in questi abitati qua, che sono tanto famosi per queste zone. Questo era apistogramma di Ploteniata, che era tanto comune in questa zona, che era anche la diversificazione in microabitati è abbastanza impressionante, che questi qua erano più sulle zone del centro del fiumiciattolo e più al bordo si trovava questa specie che penso che apistogramma regani, che era tanto comune in questi piccoli abitati con buchi e cavi. Come detto, non era tempo di riproduzione, ma ho visto 1 o 2 maschi che difendevano un po' le loro territorie, ma per me ha stupito un sacco quanto sono comuni. Quando l'abitato è giusto si vede tutto il tempo. E l'unico ciclo un po' più grande in questi abitati è di nuovo l'Equidens pallidus, che si vede in grandi gruppi in questi abitati, quindi un piccolo veloce fluino. Si vede di nuovo che si tanto un po' nebbioso, ma si vede questi cicli bellissimi che spesso si nascondono sotto legni inondati perché anche, evidentemente c'è una grande pressione di uccelli predatori da sopra, che non gli piace tanto andare nell'acqua piena fuori. Questo è uno fuori con i colori bellissimi di questo acqua che si sviluppano. Lo stesso il Biotodoma che si vedeva in questo è la prima, no? Penso che abbiamo visto tutti e due, ma quando li pensi così non in tutto colore è difficile da dire dall'inizio. Lorenzo, la linea laterale sopra il bollone dove sta. Qui siamo in un altro piccolo Irapesh e di nuovo si vede
che ogni pesce è tanto diverso di colore, di dipendenza da dove viene l'acqua, e quando si sta vedendo si è già sempre gioioso a vedere cosa si può vedere. Abbastanza tanta corrente, soprattutto in stagione bassa, così tutto l'acqua che c'è va in un piccolo base sul fiume, no? E qui cioè, di dipendenza quando ripido, cioè, può essere abbastanza tanta corrente, più che si immagina. In questa zona qua per esempio ho visto un piccolo ponte di lugubria che si sa, no? Che prendono cura delle giovani finché, e questi avevano facile 12 cm o qualcosa, ma erano ancora con la mamma qua che li proteggevano abbastanza bene, ma vedete anche che è un'acqua così super difficile da vedere. Questa era un'altra coppia di loro accanto, e anche in quest'acqua più bassa la visibilità, anche più timido sono i pesci, perché anche quando loro ti vedono tardi si spaventano e si allontanano. Questi sono 30-40 cm, quelle 30-40 cm. 40, facili. Sono grandissimi, grandissimi. Anche in quello fiumiciattolo ho visto, c'era questa onda di sabbia qua dove cascava un po' di acqua a abbastanza velocità. Io ho guardato lì, ho visto un sacco di diversi caracini, ho aspettato un po' se hanno aumentato e dopo ho fatto quello piccolo film. Non so se era qualche migrazione giornaliera o stagionale, ma era per mezz'ora, non finiva a andare delle rampate onde di questi caracini che salivano nel fiume, non so dove andavano. Era bellissimo da vedere. Controcorrente. Sì, controcorrente. E dopo un altro più giallo, quello solo volevo farvi vedere. Qui sono snorkelato e qui avevo un altro piccolo incontro spaventoso. Questo era di nuovo filmato con la GoPro, perché io quando mi è successo non ero lì, ma avevo più o meno questo incontro. Abbiamo l'anguilla elettrica che, visto che sentono il coso elettrico, vengono verso la camera sempre, come avete lì, e dopo si allontana, ma si spaventa un sacco. Io snorkelavo lì, lui viene così diretto verso la camera. Ma lui c'ha la potenza pure da... Hanno la potenza anche di uccidere, ma io sono saltato fuori dal fiumiciattolo e i nostri collaboratori hanno solo riso di Loro si mangiavano. Sì, anche. Chiaro che si deve essere attento. In questo fiumiciattolo anche impressionante, perché aveva un sacco di corrente, non ci si immagina, ma per esempio c'erano i mesonauta lì in super alta corrente, come si vede qua, che andavano in giro a cercare cibo, si vede corrente, questo pesce che non ci si aspetta lì, con questo alto corrente, insieme con le caracini. Si vede anche che c'è un sacco di sedimento spesso in questi fiumiciattoli, con tanta corrente, sempre anche si muove delle loro caride. E poi siamo andati scesi un po' in quella zona della Bosca Inondato, volevo far vedere 2 o 3 foto. Qui ero quasi pescato dai nostri pescatori stesso, andavano per i cicla e mi hanno pescato. Questo c'è visto, questo è veramente sott'acqua in queste zone boscose inondate, e questo anche un habitat bellissimo con un sacco di caracini e tutto, ma la visibilità, come vedete, è ancora più male, è difficile di vedere i cicli. Ma una cosa che ho visto lì, che su nell'alta corrente non vedi, solo qui dove il corrente è più basso abbiamo trovato questo qua, che è il Dicrossus filamentoso. Se io come acquariano che li avevo una volta non sono riuscito a riprodurli, che mi urtava un sacco, era felicissimo di vederli e vedere come vivono lì. Eravamo qui. Interessante che in stagione che anche per loro non è una stagione di riproduzione, vivono spesso in piccoli gruppi, si vede sempre assieme in piccoli gruppi che vanno attorno a questo detrito e tutto e cercano di cibo in questi abitati. Quel comportamento l'ho visto pure in vasche grandi, cioè se ne metti tante in vasche grandi, sì, girano. Forse per quello hanno questo comportamento. 10 slide. Ok, si mi dispiace.
Solo l'ultimo posto che voglio farvi vedere, l'ultima stazione che abbiamo fatto, era questa zona, è una stazione di ricerca alla fine di un fiume più all'alto, dove ci hanno cibato bene con delle cicla, ma dopo avevo di nuovo l'occasione, questo era lì dove siamo interati, questa stagione qui, giusto accanto qua mi hanno permesso di entrare un po' in acqua, perché questo era un fiume abbastanza più grande, anche pieno di caimani, ma hanno detto se rimani qui vicino alle barche puoi un po' entrare, e qui era un po' una zona diversa che i piccoli fiumiciattoli, perché è un fiume più grande e c'hai specie anche diverse. E questo qua è adesso, no? È Lilith, ha solo uno. No, c'ha pure sulla coda, no? Sì. È stato Ruperca Demon degli Geofaghini e anche il Piotodoma. Questo qua allora è un fiume un po' più grande con anche delle parti basse e subito hai delle specie tanto diverse. Di nuovo il Piotodoma qua, che erano negli abitati giusti, erano tanto abbondanti, ma qui giù ho anche visto dei cicli, uno è quello che era super felice, non ho un miglior foto, ma è l'Oclatus psittacus, il gran ciclide sì. E lì c'erano grandi gruppi di adesso di quelli, dove sono Hieros, Notatus, Iguanas, Acantoides, che vivono in questi grandi gruppi in zone più profonde, tipo metro 2 a 3, 4, si deve andare un po' giù e si vede già che la luce è così basso che facevo fatica di fare buone immagini, ma qui solo questo video vi dà un po' una impressione di questo abitato e di come era lì con questi gruppi grandi di Eros Notatus, mescolato con gli Wanu e anche altri. E anche qui un sacco di mesonauta in giro, pesci veramente belli, che io mi sono sempre chiesto come funziona questa striscia, come non così cospicuo, ma veramente in questi abitati con tutti questi rami fa perdere la forma e sono veramente bene mimetizzati questi abitati. Tanto simile come quello pesce qua, che vedete o non vedete, ma qua in questa zona qua abbiamo finalmente poi anche visto degli scalari nel loro abitato naturale, perché come penso che per tanti qua, per un acquariofilo da tanti anni è veramente una cosa allucinante di vedere questi pesci nel loro ambito naturale, che sono così eleganti, ti pensi come che questo pesce sopravvive sia formato. E qui sono veloce fiume di questi pesci come vivono in queste zone tanto in queste rametti inondati e tutto quello. Ecco, quello ero felicissimo e con tutto quello ci avete stancato voi, ci avete stancato, mi sono stancato anch'io e tornando a Manaus con una grande festa abbiamo poi anche celebrato il successo di tutto quello, con evidentemente tanta casciassa e con quello finisco qua e vi ringrazio di nuovo tanto e la vostra attenzione. Sono sempre qua per domande e spero che avete visto un po' di cose. Per domande e birre, credo. Quello anche. Va bene, abbiamo proprio 2 minuti di pausa, 2, perché adesso c'è la guida, mi ha detto giù che ci prepariamo perché aveva prenotato la visita guidata, così almeno possiamo fare. Dobbiamo pagare prima, adesso ci aggiorniamo. Dopodiché per gli altri è libero, quindi possiamo stare qua a chiacchierare anche un attimo che volete, se no poi noi ci rivediamo. Ma Tommaso, abbiamo detto che ora noi là alle 8 il posto era, così lo recuperiamo, che io non me lo ricordo già più. Scrivetelo nella chat. La mettiamo nella chat qua.